lascerò l'audio del gioco, seppur basso, ma ve lo lascio così potete sentire un pochino il tutto insieme a me. Io da piccola, per chi non lo sapesse, ero una pazza, innamorata, scatenata di cavalli. I cavalli erano proprio il mio tutto. Io volevo tutti i giochi con i cavalli, sia per PC, sia giochi fisici, Barbie con i cavalli, tutto. Ero proprio innamorata. E se chiedete a mia mamma, lei si ricorda benissimo che quando ero piccolina liberavo tutti i cavalli da qualsiasi sella, qualsiasi accessorio che avevano, perché dicevo che dovevano essere tutti liberi. Questa era proprio una mia caratteristica, mi ricordo. Adesso c'è questo mini dialogo che qualcuno ne lascerò, qualche altro lo salterò perché comunque credo che siano anche un po', non dico inutili, però diciamo che il succo è il gioco e non i dialoghi in questo caso, ecco. Quindi è in inglese perché in italiano non sono riuscita a trovare assolutamente nulla, però spero che vada bene comunque. Praticamente qui Barbie e la sua amica stanno discutendo della competizione, della gara che deve avere questa sua amica, ma ha perso la sua cavalla perché sicuramente la squadra avversaria gliel'ha tipo rubata, perché è estremamente brava, quindi se non sbaglio parlano di questo. Allora io direi che perfetto, stavo per saltare le chiacchiere ma hanno finito loro. Allora adesso andiamo a prendere, a prelevare la mia cavalla dalla stalla e a scegliere il suo nome, a scegliere il suo colore, a scegliere tutto. Allora inizialmente qui ci danno il nome Bella, se no c'è anche Buttercup, Beauty, Princess, Ruby, Starlight, Sparkle, Storm, Toffee e Whisper. Ovviamente l'ultima, perché oggi siamo in tema SMR. Allora scegliamo anche il suo colore, ce ne sono diversi. Questo dovrebbe essere nero, non è verde, ma stranamente il colore che è venuto fuori è un verde molto scuro. A me da piccolina è sempre piaciuta questa versione qua, tipo bianco latte con queste macchie, stupenda. La criniera la facciamo marrone, anche la codina, e la sella direi di farla bianca. Bianca mi piace tanto, è bella. Le possiamo anche dare da mangiare alla nostra cavallina. Non so se Whisper è femmina o maschio, ma per me è femmina, boh. E femmina sia. Allora possiamo anche spazzolarla un po', farle un po' di coccole, un po' di coccole, coccole, coccole. Ok, adesso usciamo e andiamo a parcheggiarla, perché adesso tocca a me cambiarmi i vestiti, perché sinceramente così non mi piacciono tantissimo. Vorrei cambiarli un po'. Guardate, qua ci sono anche dei pulcini, che teneri, con i galli e le galline, i polli. Allora andiamo a cambiare i miei vestiti, che avendo già testato il gioco l'altro giorno ho scelto i vestiti che mi piacciono ed erano questi qua. Ragazze, scrivetemi se approvate l'outfit, per me così è super carino, super cowboy. Guardate che roba sfilata di moda, altro che Horse Adventures. Allora adesso ci dirigiamo nella zona dove andiamo a fare un po' di prove, un po' di esercitazioni prima
il salto manuale, perché c'era anche la modalità automatica, ma a me da sempre è piaciuta la modalità dove devo cliccare io lo spazio per saltare. Ricordo che da piccolina mi piaceva anche tantissimo il rumore degli zoccoletti del cavallo mentre corre, mentre cammina, da sempre. Io amavo i cavalli in tutte le forme, proprio tutto. Mi ricordo che guardavo anche i video come partoriscono, come si accoppiano, ero proprio affascinata. Era proprio una passione vera e propria. Ok, finito. Adesso ci sono altre due prove, tra cui questa qui della fionda, oddio non mi ricordo come si chiama questo oggettino, che praticamente ti fa tirare il sassolino. Qui praticamente vedete questa sbarra, io devo raggiungere la freccettina e tirare il sassolino, così che mi tira giù l'oggettino con il mouse. Ecco qua, ne rimangono altri due. Perfetto. E poi ci sono questi qua sopra, ma questi non si tirano giù perché sono attaccati con la corda, e quindi sono così giusto per provare. Ok, questo ci siamo. Adesso andiamo a fare l'ultima prova, che è quella più bizzarra, quella più carina forse, dove praticamente devo mettere dentro un recinto questi vitellini, queste mini mucchette. Forza, forza, tutti dentro il recinto. Bravissimi. Ce ne sono 5, che sono dei vitellini, mi sa, sì. Ok, perfetto. Ne rimangono altri due, che sono stracarini poi, solo che fanno un rumore fortissimo. Non so, c'era bisogno mentre creavano il gioco di fare tutto sto mu, beh, che poi beh lo fanno le pecore, però va bene comunque. Ecco qua, recintate tutte. Adesso possono pascolare lì dentro. E questo è un esercizio, una prova, perché dopo ci servirà, dopo vedrete nell'avventura che ci sarà molto utile questa cosa che ci hanno insegnato, tanto complicata, che poi da piccolina in realtà è parecchio complicata questa roba. Allora, avendo fatto le prove, possiamo procedere con la nostra avventura e cercare la cavalla della mia amica che si è persa. Qua, come vedete, ci sono i segni, le zampate che dobbiamo seguire. Eccoci qua nel bosco. Ogni tanto vedrete questi sacchettini che io devo raccogliere, perché dopo mi serviranno per addobbare una verandina. Vedrete alla fine. Vedete che alla fine sono servite le esercitazioni dei salti e tutto, perché è pieno di ostacoli complicatissimi qua, proprio una roba allucinante. Allora, raccogliamo tutti i sacchettini. Io ricordo che da piccolina volevo tantissimo andare dentro l'acqua, solo che non mi fa andare, cioè tipo, guardate, vedete, si blocca, proprio non mi fa andare dentro l'acqua. Io invece volevo tantissimo far fare il bagno alla mia cavalla, invece niente, non me l'hanno mai fatto fare. Più avanti si può, però più avanti sì, qua no invece. Vabbè, andiamo ad affrontare tante cose. Allora, qui devo parcheggiare la mia cavalla e devo tirare fuori il mio metal detector, mi pare si chiami così, perché
non è quello giusto. Vediamo se è questo. No, niente, non è questo qua. Ce n'è un altro, vedete che lì in alto a sinistra c'è un radar che praticamente mi fa vedere quando mi avvicino all'oggetto e quando devo scavare. Ecco qui, abbiamo trovato la... non mi ricordo mai come si chiama questa cosina, è quella che si mette sulle zampette del cavallo. E adesso dobbiamo capire se è quella della cavalla della mia amica o meno, ma molto probabilmente sì. Allora adesso devo vedere le zampettate che ha lasciato in giro e capire se effettivamente... Beh, abbiamo azzeccato subito. Ecco qua. Mamma mia, oggi fortunatissimi alla prima. E quella lì, sì, è un indizio. Saltiamo le chiacchiere e andiamo subito sulla nostra cavalla e continuiamo il nostro viaggio. Ecco qua. Allora adesso procediamo qui. Cosa ci aspetterà adesso? Scopriremo insieme. Fatemi sapere ragazze se conoscete questi giochi. Non so da voi in Italia se c'erano e se li giocavate, perché ho guardato su internet e ho trovato poca roba in lingua italiana, solo qualche disco usato del Nintendo DS oppure della PS2, ma per il PC non ho trovato niente, forse qualche disco, ma qualche CD, ma con i nuovi computer non lo fanno più, lo scomparto per il CD, quindi purtroppo non servirebbe a niente. Io forse su Amazon potrei guardare se c'è qualcosa, un lettore CD che si può attaccare al computer, probabilmente sì, però non lo so, mi faceva più comodo scaricarlo su internet, seppure in inglese, ma faceva più comodo anziché star lì a cercare il disco, pagarlo chissà quanto, che essendo una roba dell'antichità magari te lo fanno pagare anche tantissimo. Allora adesso dobbiamo raccogliere le caprette nel recinto e quindi dicevo, da noi invece in Russia, Ucraina, le ragazze scaricavano questi giochetti sul computer, insomma li craccavamo in giro, altrimenti ci facevamo comprare il disco, tipo, non so se era una roba legale o meno, perché non so se era tipo autorizzato questo acquisto dalla produzione Barbie stessa, però in ogni caso c'erano questi dischi che si compravano con una ventina, quindicina di giochi all'interno, sempre stile Barbie, insomma si scaricavano poi sul computer e si giocava. Bellissimi ricordi, proprio bellissimi, bellissimi ricordi. E ogni tanto ci sta a spolverare, tornare nel passato, non lo so, concedersi anche magari una bambolina Barbie che magari volevamo tanto quando eravamo piccoline, ma nessuno ce le ha mai comprate per mancanza di soldi o semplicemente perché i genitori dicevano che non serve perché ne avevi già migliaia. E ci sta ogni tanto concedersi qualcosa di questo tipo. Per me è un gesto d'amore nei confronti di se stessi e nei confronti del bambino che vive dentro di noi, insomma è una cosa molto molto importante e carina, ovviamente se ce lo sentiamo dentro, se vogliamo. Quindi vi consiglio ogni tanto, maschietti, femminucce, compratevi qualche giochino, qualsiasi cosa che vi renda felici, anche se non è età, anche se siete troppo grandi, fatelo perché
potrebbe rendervi felici, e quel gesto lì potrebbe cambiarvi magari prospettiva di sguardo, potrebbe migliorarvi il periodo della vostra vita, perché alla fine il bambino interiore dentro di noi vivrà per sempre, anche se un giorno, quando avremo 90 anni, se arriveremo a quella cifra, e sarà sempre dentro di noi quella parte, quindi è giusto accontentarla, è giusto, anche se hai 40 anni, comprarti un giochino per l'Xbox e giocare tutta la sera, è importante. Quindi mi raccomando, seguite i vostri istinti interiori, seguite voi stessi e quello che volete fare. Detto ciò, continuiamo a giocare, che qui praticamente adesso devo tirare fuori sto oggettino che non mi ricordo come si chiama e tirare i sassolini sul mulo, perché è bloccato, come vedete, non riesce a girare e quindi non riesce ad aprirmi una porticina dentro la quale devo entrare. Olle, e l'ultimo. Perfetto, eccola qui. Questo ponticello che si abbassa per me. Princess. Che poi non si sa perché Barbie, cioè da dove è partita l'idea della Barbie bionda e occhi azzurri, cioè una cosa che mi ha incuriosito da quando sono cresciuta parecchio, perché io mi chiedo come mai questa figura di questa femmina bionda, occhi azzurri, cioè mi incuriosisce tanto da dove è partita questa bellezza. Boh, è una cosa curiosa. Allora, qui devo spostare questi sacchi per trovare un altro indizio che mi porterà a trovare la cavallina. Allora, ecco qua, cappello blu. Mamma mia, questa persona incriminata è proprio disattenta, lascia tutti indizi in giro, incredibile. Allora adesso si parlano e Barbie insomma deve continuare a cercare, che poi non si sa perché l'amica non lo fa, perché lo deve fare Barbie, fa questo favore enorme di sacrificare la sua vita. Chissà, magari arriva questo criminale che ha rubato sta cavalla e la vuole uccidere, eppure Barbie si sacrifica perché è proprio una vera amica. Mamma mia ragazzi, la grafica è proprio qualcosa di stupendo. Comunque qui, da quello che ricordo, c'è questa parte un po' carina dove praticamente posso raccogliere questo sacchettino con degli addobbi che mi servono per dopo e posso buttare giù le mele, così la mia cavallina le mangia. Ops. Ah no, ce l'ho fatta comunque, l'ho comunque tirata giù, adesso non la tiro giù sicuro. Esatto, serviva più forza. Ok, adesso la mia cavallina può mangiare la mela meritata perché ha fatto tanta strada ormai. Allora andiamo avanti, proseguiamo. Comunque ragazzi, vi chiedo scusa per il rumore di sottofondo se lo sentite, ma i vicini stanno tagliando l'erba, io sono super ispirata di registrare questo video, quindi non mi posso fermare. Spero che poi, mentre editerò il video, riuscirò ad aggiustare un pochino i rumori di sottofondo, ma comunque si sente abbastanza poco e a pezzi, quindi spero che non dia fastidio. Qui praticamente c'è questa signora, anzi c'è questa cittadina con questi abitanti, questi lavoratori di questi negozietti che hanno degli indizi, però me li vogliono dare solo in cambio di aiuto, quindi io li dovrò aiutare a lavorare e loro mi daranno gli indizi.
quindi praticamente Barbie si è sacrificata la vita perché non si sa mai, magari questo criminale potrebbe ucciderla, ed in più sta lavorando al posto di tutti. Allora, qui praticamente devo selezionare i fiori uguali perché questa signora vecchia non riesce a farlo, poverina. Ecco fatto. Ed in cambio ovviamente oltre all'indizio ricevo anche gli addobbi. Allora saltiamo un po' questa chiacchiera e possiamo iniziare a sistemare anche questa specie di cornice bellissima. Anche poi qua te lo mette anche in ordine, quindi è super facile. Guardate che bei fiori, però proprio belli, mi piacciono. Allora vediamo qual è l'indizio che abbiamo adesso e vediamo se riusciamo a trovare questo criminale, criminalissimo, che ha rubato la cavalla. Cavalla, cavalla, cavalla. Vediamo un po'. Comunque questa signora è super inquietante, mamma mia. Anche Barbie, forse Barbie è il personaggio più inquietante, guardate che occhi. Anche la voce poi è tutta inquietante. Allora adesso dobbiamo andare anche qui dal, come si chiama? Orefigio, lì dove fanno gli orologi, orefigio. Eh sì, mi sa di sì. E anche qui devo aiutare questa signora per ricevere un indizio in cambio. Praticamente Barbie si sta facendo il culo grosso e lavora, lavora, lavora al posto di tutti. Allora, questi sono gli orologi. Beh, ecco qua. Un'altra volta. Non ho capito perché me lo fa fare 2 volte. Forse perché ci sono tipo 2 file. Oh, vabbè. Allora. Ok, ecco qua. Ah, ecco, no, forse perché ne rimangono troppi e devono rimanerne di meno, ho capito. Allora, adesso però ci riusciamo, mi sa, perché sono distribuiti bene alla base. Eccoli qua. Perfetto, trovato. Cos'è questo cosino? È il... Oddio, come si chiama? È quello lì dove ti mostra est, ovest, nord, sud. Il compasso? No. Oddio, il russo mi sa che è tipo compasso. No, vabbè, sono stupida, scusate. Non mi ricordo proprio come si chiama, mamma mia. Che figuraccia, già che faccio questi giochi per le bambine non so neanche cos'è quel coso. Mamma mia. Allora adesso devo riordinare questi pulcini tenerissimi all'interno della loro casetta. E dove vai tu? Dove vai? Dove vai? Vai dentro casina. Forza, forza. Perfetto, fatto. Adesso invece entriamo in quest'altra casetta e aiutiamo quest'altra donna che sarebbe tipo la... come si chiama? Il supermercato, una specie di supermercato, perché qui devo selezionare la frutta negli scomparti. Allora questa è una mela verde che va qui, questo è un cocomero che va qua, questi vanno qui che sarebbero delle pesche albicocche, mi sa di sì. Sembrano dei meloni, però non penso che sono meloni, penso che siano delle pesche o albicocche. Oh, cavoli, ecco qua la mela. Adesso questa mela gialla o albicocca, non si sa. Ok. Ok, adesso un'altra mela verde.
albicocca, un'altra mela verde, basta perché è pieno, e le angurie e i cocomeri. Ma si dice anguria o cocomero? Boh, vabbè. Perfetto, continuiamo la nostra avventura, andiamo a prendere la nostra cavallina stupenda. Ok, e corriamo, usciamo di qua e andiamo a cercare la cavalla, andiamo finché non l'hanno portata troppo lontana da me. Allora qui invece, come vedete, dovrei attraversare il ponte ma è rotto, quindi devo parcheggiare la mia cavallina e devo aiutare questo signore a riparare il ponte, perché giustamente lui non riesce a farlo visto che ha una certa età. Ok, saltiamo un po' e adesso devo raccogliere i pezzi di ponte. Ok, ecco qua. So che a molti di voi piace questo suono quando tocco il pop filter del microfono, perché questo pelosone è molto rilassante. Allora, vediamo un po'. Adesso bisogna ripararlo. Esatto. Awesome. Ma come no? Ah, ma qui forse sì. Esatto, questo va qua, questo va qua, questo va qua, questo va qui e questo va qua. Perfetto, gli abbiamo fatto il favorone di riparare un ponte. Barbie è proprio bravissima, fa tutto, è una tuttofare, guardate quanto è piccolina, minuta, eppure fa i lavori dei muratori. Allora andiamo, e questa praticamente è quella classica location dell'America, tipo dove hanno fatto Breaking Bad, dove Walt creava la sua polverina magica. Vabbè raga, a parte gli scherzi, è un posto bellissimo, secondo me è una location stupenda. Qui come vedete posso finalmente andare dentro l'acqua, ci tenevo tanto a specificarvelo perché da piccolina mi fiondavo dentro l'acqua, fa anche un rumore bellissimo. E tornando al discorso di prima, io un giorno nella mia vita vorrei visitare questo posto, penso che si trovi in America, tipo Arizona, quei posti là. Bellissima, mi piace molto. Allora qui sempre con il metal detector io devo cercare altri indizi che il nostro criminale super disattento ha lasciato qui in giro. Ok, scaviamo, vediamo un po' se c'è qualcosa di interessante. No, niente. Allora, qui non c'è più niente perché come vedete il radar mi fa vedere tutto. Vediamo un po'. No, niente. Vediamo qui nelle altre grotte. Guardate che belle, ci sono tipo i talismani. Bellissimi. I diamanti. Allora qua c'è qualcosa, vedo. Cerchiamo un po'.
Ecco qua. Abbiamo trovato un altro indizio. Che poi chissà come fa la rete a prendere nella grotta, chissà come fa a chiamare questa sua amica. No, boh, non si sa. Allora adesso dobbiamo togliere queste rocce e vedere cosa c'è sotto. Vediamo un po'. Vediamo. Ecco qua, un pezzo di capello e la spilla, ecco la spilla. Beh. Usciamo da qua e raggiungiamo la mia cavallina. Dio, qua ci si perde facilmente in queste grotte. Ok, adesso proseguiamo il tragitto. Comunque quanto è bellina sta cavalla, mi piace tantissimo la colorazione al giorno d'oggi. Nonostante siano passati tanti anni, sono ancora amante dei cavalli così a macchie bianchi, a macchie marroni. Ed anche qui possiamo andare dentro l'acqua, che bello. Bella la location, comunque molto naturale, mi piace tanto. Adesso c'è questa ragazza che praticamente mi aiuterà ad arrivare ad una casetta, mi farà vedere la strada. E io mi ricordo che da piccolina, dato che giocavo a questo gioco penso 10.000 volte al giorno, e dopo ovviamente mi ricordavo tutto il tragitto e tutto, mi piaceva tantissimo superarla, cioè per me era tipo una gara, capito? Quindi io proprio adoravo superarla e sentivo proprio l'orgoglio che cresceva dentro di me perché sono riuscita ad andare più veloce di lei, dato che questa è una gara, capito? Non è che lei mi aiuta ad arrivare ad un posto, questa è una gara, cioè, e quindi così ci tenevo a specificarlo. Ma si supera facilmente perché va parecchio piano. Infatti adesso, come vedete, l'ho già superata. Non si sa dove mi guida perché sono io che guido lei, però va bene comunque. Eccoci qui arrivati a questa casetta dove devo fare un altro lavoretto, sempre quello della selezione delle frutte. Ecco qua. Allora devo selezionare queste mele, carote e zucchero. Zuccherini per i cavalli, ma che poi comunque quanto sono belli questi pezzettini, questi cubetti di zucchero. Mi ricordo che da noi in Ucraina, quando si viaggiava nei treni, non so chi è stato in Ucraina sa che da noi i treni sono un po' all'antica. Io mi ricordo che capitava di viaggiarci per giorni, tipo non so 2 o 3 giorni in treno, è una roba allucinante. E praticamente c'erano questo tè che ti portavano loro, e con il tè ti davano proprio questi cubetti di zucchero bianchi, stracarini, non so. Invece lo zucchero adesso lo vendono sempre in bustina. Oddio, meglio così perché lo zucchero bianco io prendo sempre quello di canna grezzo, che poi anche lì ci sono teorie che in realtà è la stessa cosa ma è colorato, ma io non prendo semplicemente quello di canna, prendo proprio quello grezzo, che è diverso anche per come è fatto, perché è tutto tipo tutto appiccicatino, è quasi unto, non è proprio granelli separati tra loro, ecco. E quindi penso che sia comunque diverso rispetto allo zucchero bianco, però è stracarino quei cubettini di zucchero, potrebbero farli anche per lo zucchero di canna grezzo.
che poi chissà come faceva a stare solido lo zucchero. Può, chissà come mai non era a granelli ma era tutto solido. Allora adesso praticamente devo prendere quella chiave grazie all'oggettino che mi fa sparare sassolini. Fionda, poi io mi ricordo sta parola come se fosse quella. Forse sbaglio, forse non è fionda ma qualcos'altro, sempre con la F. Allora adesso devo risolvere questa cosa qui. Devo capire qual è il codice della carrozza. Allora solo uno è giusto, vediamo gli altri, cambiamo posto. Ok, cambiamo. Eccoci qua. Ecco il codice della carrozza che dovrò inserire. Ecco qua. Quindi è quadrato, cerchio, triangolo e croce. Apriamo un po' e guardiamo chi c'è dentro. Guardiamo un po' chi c'è dentro. Voilà, la cavallina, guardate quanto è bella, nera. Nera, 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 che bellissima cavalla. Eccola qui già a casa. Che però quel nero mi sembra verde, a me ve lo giuro. Cioè è verde, non è nero. È verde scuro. E adesso dobbiamo trovare l'incriminato. Allora selezioniamo questa qua, sicuramente GS, questa qui forse, GS, Jade Swallow, yes, era lei, trovata subito, ma che lingua parlo? Ok, che sono straniera però a questi livelli. E adesso dovranno incriminarla, denunciarla e incarcerarla. È diventata una storia di true crime, praticamente incredibile. E adesso posso abbellire la verandina di cui vi parlavo. Apriamo tutto. Apriamo tutti i nostri sacchi che abbiamo raccolto nel corso del gioco, e sono 10.000 praticamente. Ecco qua. E adesso allora selezioniamo i fiori, intanto piantiamo un po' di fiorellini, un po' a caso, dentro i vasi. Allora, questo mettiamo di qua, questo mettiamo di qua, questo qua, questo qui e poi questi qua dall'altro lato. Ecco qua. Questo facciamo così, questo qua, questo di qua. Ah cavoli, ma non sono abbastanza, mi sa. Ah no, sì, forse non bastano proprio per riempire tutti i vasi, perché lì ce ne sono due, qua ce n'è uno, ma vabbè, va bene comunque. Allora questo facciamo così. Il viola mettiamolo qua, il giallino qua e il rosino qua, anzi, ah no, non si può più spostare, volevo fare un lavoro più pulito, vabbè niente, volevo mettere il rosso al posto del viola ma niente. Allora adesso dipingiamo, facciamo verde, rosso e boh, questo colore menta. A posto. Adesso ecco tutti i personaggi della storia che festeggiano tutti insieme
insieme la gara che ha vinto l'amica di Barbie. E guardate chi gli ha portato un puledrino, un cavallino piccolino stupendo, che meraviglia. Questo adesso possiamo andare a curarlo dentro la sua mini stalla. Ecco qui, adesso gli diamo da mangiare. Mi sono chiesta sin da piccolina perché non si può cambiare colore, non si può cambiare nome. Oh, vabbè, forse perché è troppo piccolo, deve ancora crescere. Non si sa. Ma perché non esce lo zuccherino? C'era anche lo zuccherino, mi ricordo, ma esce solo la mela. Vabbè, spazzoliamolo un po'. Guardate quanto è carino, stra cute. Ok, ebbene sì, mi sa che abbiamo concluso il gioco, sì, perché non c'è più nient'altro da fare. Quindi usciamo dalla partita. Return to the screen, yes. Ed eccoci qui. Yes. Ok ragazzi, gioco concluso, passato tutto in una volta, yeah, sono fiera di me. Fatemi sapere se questo genere di video vi è piaciuto, io spero tantissimo di sì, e anche perché ho già scaricato altri giochini da passare insieme, da giocare insieme. E nulla, vi ringrazio di essere stati qui con me oggi, vi mando un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio